Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere un progetto che è un ibrido tra una DAO e un Launchpad. Si occupa di NFT, Metaverse e Game Finance e sto parlando di DAO Land. Ovviamente non sono consigli finanziari, prendetelo come un video educativo. Andremo a vedere alcune caratteristiche, pregi e difetti, ma prima di iniziare con questa panoramica, se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro e ad unirvi anche alla nostra community Telegram per fare due chiacchiere insieme a noi. Andiamo a vedere che cos'è DAO Land dopo la sigla. La pagina ufficiale di DAO Land, raggiungibile all'indirizzo daoland.io. DAO Land fondamentalmente che cos'è? È un launchpad per progetti che riguardano gli NFT, Game Finance, ovviamente con il modello Play to Earn, e il mondo dei metaverse. I launchpad più utilizzati, dove i progetti migliori vengono approvati e partecipano alle sovvenzioni, sono molto interessanti perché permettono dal lato utente di poter partecipare appunto a questa raccolta fondi, quindi a sovvenzionare anticipatamente i progetti e ricevere il token del progetto stesso ad un prezzo di lancio sicuramente inferiore che avrà il token quando verrà immesso sul mercato. Quindi partecipare anticipatamente a questi eventi dà un vantaggio notevole rispetto agli altri utenti che acquisteranno il token del progetto subito dopo il lancio o nei mesi successivi, fermo restando, e questo è proprio l'incognita del progetto che viene lanciato sia valido, sia ben supportato e la community risponda in modo positivo sia al lancio del progetto, quindi al videogioco, al metaverse, agli NFT, ma soprattutto che reagiscono in modo positivo al lancio del token. Quindi questa è la più grande incognita. Nel mondo cripto, nel mondo blockchain ci sono tantissimi launchpad. Se andate a vedere proprio nella playlist dedicata anche sul mio canale, cerco di portarvi più launchpad possibili, ma anche e soprattutto quelli un pochino più interessanti, perché purtroppo non tutti i progetti utilizzano lo stesso launchpad, sia per i servizi offerti dal launchpad, sia per la rete sul quale si appoggia il launchpad, ma soprattutto anche per popolarità del launchpad, perché se un buon progetto si appoggia a un launchpad con poca popolarità che offre dei servizi peggiori o minori rispetto ad altri, il progetto che si va a listare per essere sovvenzionato molto probabilmente non avrà la dovuta visibilità. Come in ogni launchpad che si rispetti, il progetto ha un token nativo. In questo caso è il token DLD, il token DAO Land, attualmente acquistabile su PancakeSwap e con una supply di 100 milioni di token. E ormai, come ben sapete per chi segue il mio canale, per poter partecipare all'allocazione e avere l'accesso alla sovvenzione dei progetti, quindi a partecipare alle IDO, bisogna detenere un quantitativo di token utility della piattaforma, metterlo eventualmente in stake e in base al quantitativo di token detenuto messo in stake per un certo periodo si avrà un tier, un livello. In base a quel livello verrà data la possibilità all'utente di partecipare alla sovvenzione del progetto scelto con lo stesso token utility o con un altro token. Anche in questi casi, ad esempio, alcuni progetti possono richiedere come valuta per l'acquisto in pre-sale BNB oppure BUSD. Quindi molte volte per utilizzare questi servizi bisogna avere 2 o più token. In questo caso è ancora più particolare perché utilizza un sistema a 2 token, quindi sappiamo già che DAO Land ha 2 token, ovvero DLD, che è il token nativo della piattaforma, il token utility, il token governance. In più ha un altro token che si chiama DLS. Il token DLS è anch'esso un token utility, ma servirà servirà come token da ottenere e detenere per partecipare alle sovvenzioni. Sistema interessante perché permette ai token holder di acquistare e mettere a rendita il token DLD, che è il token principale
del Dowland. Mettendolo a rendita si va a ottenere DLS. DLS non è acquistabile in nessun DEX, in nessun exchange, e in teoria non dovrebbe neanche esserlo successivamente, perché utilizzano questo sistema al fine di far acquistare il token DLD agli utenti che vogliono partecipare ai progetti, ma soprattutto per far sì che non lo vendano, e chi vuole veramente utilizzare i loro servizi non lo utilizzeranno in modo speculativo, perché per ottenere DLS l'unico modo è detenere il token DLD, metterlo a rendita, mettilo in stake, e come ricompensa dallo staking verrà dato in percentuale il token DLS. Successivamente, ottenuto il token DLS, si andrà a mettere in stake DLS per andare ad ottenere l'accesso alla whitelist. Una volta messo in stake DLS si va a vedere, chiamiamolo così, il nostro livello, e da lì si potrà partecipare alla raccolta fondi. E la maggior parte dei progetti, essendo su Binance Smart Chain Dowland, utilizza il terzo token che è BUSD. Quindi per partecipare a Dowland bisogna avere DLD, che si può tenere volendo, per chi non vuole partecipare alle IDO, nel proprio wallet, con la speranza che Dowland prenda piede e molti utenti utilizzano i loro servizi, quindi di conseguenza acquistino DLD e il prezzo salga, il valore di DLD salga, e in teoria, prendetelo tra virgolette, dovrebbe essere abbastanza stabile senza oscillazioni enormi di mercato, perché chi vuole utilizzare Dowland acquisterà DLD, lo metterà a rendita, otterrà DLS, metterà DLS a rendita e parteciperà alle IDO. Quindi questo è un meccanismo un po' diverso rispetto agli altri launchpad. In questo caso si cerca di evitare proprio questo trading speculativo, imponendo agli utenti che se vogliono partecipare devono mettere a rendita DLD e di conseguenza ottenere il token DLS. Dowland, per i progetti che vogliono essere elencati presso il suo launchpad, ovviamente fa una selezione e offre diversi servizi, come il supporto alla creazione della community, il supporto allo sviluppo nella parte iniziale del progetto. Ma soprattutto, come ho detto, fanno già una scrematura iniziale dei progetti che possono essere elencati presso i loro servizi, e devono essenzialmente rispettare alcune linee guida, ovvero devono avere dei documenti ufficiali, un pitch deck, un light paper o un white paper, informazioni dettagliate e veritiere sul team, sui founder e gli advisor, la tokenomics. Questo è un punto fondamentale, devono avere una tokenomics e un modello economico già attivo. Non essenziale ma preferibile, i progetti devono già avere un audit e delle opzioni legali. E in ultimo ma non meno importante, ovviamente i canali social attivi e devono essere reperibili e fruibili dall'utente finale. E dopo che un progetto presenta la domanda d'ammissione passeranno circa 3-5 mesi e dovrà superare tutto il processo di selezione. La prima parte del processo di selezione verrà fatta dal team di sviluppo di Dowland e successivamente avrà voce anche in capitolo la community. Grazie appunto alla DAO i token holder possono avere anche potere di voto. Prima di poter passare al voto della community, il progetto, come ho detto, verrà analizzato dal team di sviluppo di Dowland e dal team composto da esperti di Metaverse, Game Finance, Token Model, tutte persone specializzate ed esperte per poter selezionare inizialmente questi progetti. Se un progetto supera almeno il 75% del voto del team operativo, allora passa alla seconda fase e viene messa al voto degli utenti tramite la DAO. Tornando per un attimo a parlare dei token, come abbiamo visto sono due token che girano sulla Binance Smart Chain. Il primo, DLD, è acquistabile e tradabile al momento su PancakeSwap. DLS invece si ottiene mettendo in stake DLD. Per metterlo in stake bisogna andare nella home page, cliccare su Mainnet, si apre questa schermata dove è possibile connettere un wallet non custodial come ad esempio MetaMask settato sulla Binance Smart Chain. E vi ricordo che per interagire con la Binance Smart Chain bisogna settare MetaMask, e vi lascerò la guida in descrizione e elencata a fine di questo contenuto. Inoltre bisogna possedere dei BNB per il pagamento delle fee. Quindi in questa schermata si può andare a mettere a rendita il token DLD per avere il token DLS,
che ci permetterà di avere i ticket per partecipare alle IGO. Diversamente dal token DLD, che come rifornimento massimo a 10 milioni di token, il token DLS ha una fornitura illimitata. I DLS che vengono utilizzati per partecipare alla raccolta fondi a fine processo vengono barnati, vengono bruciati. Inoltre hanno inserito nel protocollo di DLS un halving dove ogni 17 epoche verrà bruciata una parte della fornitura di DLS. Inoltre hanno l'intenzione di svilupparsi totalmente in modo cross-chain, andando anche a supportare la chain di Polygon, Phantom e Avalanche. Interessante anche la roadmap, perché nel Q1 2022 hanno intenzione di lanciare una demo per quanto riguarda il loro metaverse, di avere il lancio su Avalanche e Phantom Network, di dare la possibilità agli utenti anche di acquistare le terre ed avere un'esperienza nel loro metaverse virtuale, il lancio della sezione oltre alla IGO, quindi all'Initial Game Offering, lanceranno anche la parte dedicata agli NFT Launchpad, e inoltre stanno cercando di far listare il token DLD presso degli exchange centralizzati. Q3 2022 DAO Launch Card Game Release, ma soprattutto dovrebbe esserci il lancio del loro metaverse. Per quanto riguarda la community, su Telegram contano 30.579 utenti e per quanto riguarda Twitter oltre 60.000 follower. Vi lascerò in descrizione al video tutti i link per andare a visionare i documenti in autonomia. Mi raccomando, la cosa più importante, oltre ad ascoltare quello che vi dico nei video, ma non solo io, tutti i video che trovate inerenti a questo settore su YouTube, ascoltateli, prendetene atto, ma ragionate con la vostra testa e soprattutto andate a leggere le documentazioni che sono presenti su ogni progetto, che è la cosa più importante. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento e come sempre spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile ed interessante. Vi invito inoltre ad iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro ed unirvi alla nostra community Telegram per fare 2 chiacchiere insieme a noi e ricevere l'assistenza di cui necessitate, ma soprattutto per rimanere aggiornati in tempo reale sulle notizie che capitano nel mondo blockchain e criptovalute. Noi ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti!